Qualcuno ha detto clutch? Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme, come avrete visto dall'anteprima, una clutch, l'ennesima clutch su questo canale, però il tutorial era dovuto perché vi avevo promesso i progetti che avevo portato in fiera, quindi mantengo le promesse. Oggi nel tutorial andremo a realizzare questa versione qui. Per questo progetto ho utilizzato ovviamente il nuovo cordino diamante in casa Borgo dei Pazzi, un cordoncino super brillante, perfetto per le festività in arrivo. In fiera vi avevo mostrato la versione in rosso, in questo tutorial la vedremo in questa versione viola con oro e fondo specchiato oro, bellissimo. Ovviamente il progetto è lo stesso, cambia solo il colore. Se volete realizzarla anche voi, trovate il kit materiali completo sul sito borgodepazzi.com e potete utilizzare il mio codice sconto CAT5 per avere 5 euro di sconto sul vostro ordine. Ovviamente è valido su tutti i prodotti presenti sul sito ed è sempre attivo. Comunque, progetto super semplice, vi ho spiegato tutto passo passo. Per quanto riguarda gli aumenti sulla base, ho fatto una variazione per adattarli al filato utilizzato, ma ovviamente vi ho dato indicazioni anche nel caso utilizzate un classico cordino, ad esempio Linda. Non ho messo la tracolla, ma se apriamo all'interno possiamo mettere dei moschettoni per poi nasconderla eventualmente se non vogliamo utilizzarla. Comunque questo è il risultato, queste sono le mie due clutch, io spero che vi piacciono, spero che il tutorial possa esservi utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo e se volete darmi un supporto in più potete cliccare sul pulsante da hype qui in basso. Sarà come darmi un abbraccio virtuale, ma allo stesso tempo aiuterete il canale a crescere grazie a chi lo farà. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzeremo due rocche di filato diamante, nel mio caso colorazione numero 11, una base ovale 21x8 cm, una chiusura a molla da 19 cm, uncinetto 3,5 per la lavorazione della base ed uncinetto numero 5 per la lavorazione del corpo borsa, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Dunque partiremo dalla base e ci agganceremo esattamente nel foro centrale del lato più corto, quindi ci prendiamo il cordino, uncinetto 3,5, lasciamo la codina finale un po' più lunga e andiamo a fare un cappietto in questo modo. Ci inseriamo nel foro centrale del lato più corto, prendiamo il filo e ce lo portiamo all'esterno. Facciamo una catenella che fungerà da prima maglia bassa. Ora nel foro successivo entriamo due volte, quindi facciamo un aumento, lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Foro successivo una maglia bassa, foro successivo 2 maglie basse. Quindi per quanto riguarda questa base e questo filato noi andremo ad alternare una maglia bassa e 2 maglie basse per tutto
tutto il fondo senza fare distinzioni negli angoli, ma andremo proprio ad alternare questa lavorazione. Ovviamente questi aumenti li sto adattando al cordino che sto utilizzando, quindi se utilizzate un'altra tipologia di filato potrebbe essere necessario fare aumenti diversi. Quindi ora qui stavo facendo l'aumento e poi di nuovo una maglia bassa. Andremo quindi ad alternare, come potete vedere, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento per tutti i fori del fondo. Ci rivediamo al termine. Bene, ho ultimato la mia base, devo lavorare l'ultimo foro. Facciamo una maglia bassa, io devo fare l'aumento. Una maglia bassa la facciamo in questo modo, l'altra prendiamo il filo collegato al gomitolo e poi la andiamo a chiudere con la codina che abbiamo lasciato più lunga all'inizio. In questo modo tiriamo fuori il filo e andiamo a chiudere il giro. In questo modo faremo una chiusura invisibile e pulita senza tagliare il filo. Mi inserisco quindi in questo punto, rientro nel punto da cui sono uscita. Vado poi a nascondermi il filo attraverso le maglie . Questo sarà il risultato della base con i suoi aumenti. Ovviamente può dipendere anche molto dalla mano, quindi dovete regolarvi anche in base alla tensione che avete, ma soprattutto al filato che utilizzate. Ora passiamo dall'uncinetto 3,5 al 5, che è più adatto per questa tipologia di filato, e andiamo a riprenderci il filato collegato al gomitolo. In questo giro andremo a fare 4 aumenti, uno per angolo, quindi ci andiamo a posizionare dei marcapunti per comodità, ma possiamo farlo anche ad occhio, posizionandoli esattamente negli angoli. Io li andrò a fare esattamente vicino ai piedini, in questi punti. Quindi qui ho i 2 aumenti, vado a lavorarci un altro aumento, faccio lo stesso anche sull'altro lato, anche se in questo caso mi sono capitate le 2 maglie singole, andrò a fare gli aumenti proprio qui. Non è importante essere precise sul posizionamento degli aumenti, l'importante è che ci siano, quindi ho messo dei marcapunti indicativi. Ora cosa facciamo? Mi inserisco nella metà catenella retro del punto in corrispondenza del filo, quindi mi inserisco in questo modo proprio al centro della catenella, prendo il filo e lavoro una catenella che fungerà da prima maglia bassa. Mi sposto nel punto successivo, prendo sempre la metà catenella retro e lavoro una maglia bassa. Punto successivo, metà catenella retro e lavoro una maglia bassa e continuo così fino al primo marcapunti che incontro. Qui dove ho il marcapunti vado a fare un aumento, quindi mi inserisco e lavoro una maglia bassa, rientro di nuovo nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Avrò fatto il primo aumento, ora procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto. Al prossimo marcapunti ripeto lo stesso procedimento, quindi lavoro un aumento anche qui e farò lo stesso sugli altri punti dove devo andare a creare gli aumenti, mentre negli altri punti andrò a lavorare semplicemente una sola maglia bassa.
Bene, ho terminato il mio giro, a questo punto vado a fare la chiusura invisibile. Se preferite potete lavorare anche a spirale se vi trovate più comode, io preferisco chiudere i giri, quindi alzo la sonina, mi inserisco nel primo punto disponibile dall'interno verso l'esterno, in questo modo, vado a prendere il filo, quindi l'asola, e me la porto all'interno. In questo modo. Ora mi devo inserire alla base di quest'asola che ho portato all'interno, mi inserisco all'interno dell'asola e tiro il filo per stringere il punto. In questo modo prendo il filo, lo porto all'esterno e faccio una catenella che fungerà sempre da prima maglia bassa del giro. Ed ora procederemo lavorando in giri tutti a maglia bassa normalissima. Non farò altri aumenti, ma se nel vostro caso fosse necessario potete farli tranquillamente sempre negli angoli. Se vedete che il vostro lavoro si stringe leggermente, potete semplicemente cambiare il numero di uncinetto passando dal 5 al 5,5 o anche 6, dato che sull'etichetta sono consigliati gli uncinetti dal 4 al 6. Poi ovviamente ognuno sceglie l'uncinetto più adatto alla propria mano. Quindi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, prenderemo ovviamente tutta la catenella e lavoreremo una maglia bassa in ogni punto. Al termine del giro, se avete scelto di chiudere i giri, chiuderemo sempre nello stesso modo, quindi con chiusura invisibile. Oppure se avete scelto di lavorare a spirale, mi raccomando, ricordate di mettere il marcapunti nel primo punto ad ogni giro. Quindi procederemo in questo modo per il totale di giri che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza della nostra borsa, e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho terminato la lavorazione del mio corpo borsa, ho lavorato 16 giri totali ed ho raggiunto un'altezza di 18 cm. Ovviamente potete farla anche più bassa o più alta. Durante la lavorazione ho cambiato uncinetto e sono passata all'uncinetto numero 6 proprio perché volevo ottenere comunque una lavorazione un po' più morbida, quindi sono passata dal 5 al 6 come vi avevo un po' consigliato. A questo punto tagliamo il filo, andiamo a chiudere con la sola di chiusura e ci occupiamo della chiusura. Quindi ci inseriamo nel primo punto disponibile, questa è la catenella che sostituisce la prima maglia bassa, noi ci inseriamo qui e poi rientriamo nel punto da cui siamo uscite, quindi esattamente in questo. In questo modo avremo chiuso in maniera invisibile il giro, andiamo a bloccare il filo attraverso le maglie. Bene, corpo borsa pronto, adesso ci dobbiamo occupare della chiusura. Dunque ci prendiamo la nostra molla, la dovremo andare a rivestire in quanto stiamo lavorando con il cordino e potrebbe intravedersi la molla al di sotto. Quindi il mio cordino ha una base nera al di sotto, quindi andrò a rivestire la mia molla con della fettuccia nera, potete utilizzare anche del nastro di raso. Mettiamo un goccino di colla qui ed iniziamo a fissare e far girare attorno la fettuccia.
Ok, rivestita tutta questa parte, andiamo a fissarla sempre con un goccino di colla. Poi taglio la fettuccia in eccesso e ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Non vi ho detto la misura della fettuccia che ho tagliato, ma ho calcolato comunque il doppio del lato che devo rivestire, quindi potete regolarvi allo stesso modo. Ok, a questo punto, una volta rivestita tutta la molla, la dobbiamo andare a fissare sul bordo della borsa. Quindi prima di tutto dobbiamo centrarla per bene. Queste due zone qui si devono trovare perfettamente al centro dei lati più corti. Quindi ci andiamo a cercare il centro del lato più corto. Mettiamo un nastrino che poi fisseremo alla molla e facciamo lo stesso anche sull'altro lato. Poi me li metto anche al centro nel lato più lungo, giusto per tenerla un po' più ferma. A questo punto possiamo andarla a fissare, quindi la blocchiamo con i nastrini che abbiamo applicato sul bordo. E dobbiamo iniziare a fissarla, quindi ci prendiamo il cordino, riprendo l'uncinetto iniziale, quindi il 5, faccio un cappio. Qui, come potete vedere, abbiamo tutte le maglie. Questa è la prima maglia, vado ad inserirmi prendendo solo la metà catenella retro, inserisco e vado a prendermi il cappietto, me lo porto al di fuori e faccio una catenella. Procedo, punto successivo, prendo solo la metà catenella retro, prendo il filo, porto fuori e chiudo a maglia bassa. Procedo così per ogni punto, quindi vado a prendere solo la metà catenella retro, quindi entriamo proprio al centro del punto. Questa è tutta la catenella. Noi entriamo in questo modo prendendo solo la metà catenella. Nei 3 punti che si trovano esattamente in corrispondenza della parte più sonnata, io vado a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, quindi qui ne ho lavorata una, rientro nello stesso punto e ne lavoro un'altra e faccio lo stesso anche per i 2 punti successivi. Una e 2. Una e 2. A questo punto continuo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quando arrivo sull'altro angolo, quindi dove c'è la parte più sonnata, nei 3 punti in corrispondenza di quest'angolo vado a lavorare 2 maglie basse, 2 maglie basse e 2 maglie basse. Ci rivediamo esattamente in questo punto dove vi faccio vedere come passare sull'altro lato. Ok, arrivati in questo punto dobbiamo passare sull'altro lato, quindi io faccio una catenella e mi aggancio sul punto che si trova sull'altro lato, quindi salto il punto che si trova in corrispondenza della vite e vado nel successivo. Procedo ovviamente nello stesso modo, quindi lavoro una maglia bassa per ogni punto, 2 maglie basse nei 3 punti in corrispondenza della parte più sonnata sia sul lato che sull'altro e ci rivediamo al termine. Bene, abbiamo terminato il giro. A questo punto stesso procedimento che abbiamo fatto sull'altro lato, perché dobbiamo recuperare questa zona qui.
Quindi faccio la catenella, salto il punto in corrispondenza della vite, passo al punto successivo e io preferisco rifare una maglia bassa esattamente dove ho fatto la catenella iniziale, quindi mi inserisco e lavoro una maglia bassa. A questo punto posso tagliare il filo, andarlo a bloccare tra le maglie ed avrò terminato. Quindi qui abbiamo la prima catenella, ci inseriamo nel primo punto disponibile, quindi questo. Poi rientriamo nel punto da cui siamo usciti. Dopodiché si va a bloccare il filo attraverso le maglie. A questo punto si spingono un po' i lati verso l'interno e poi si va a chiudere. Si dà la forma alla borsa. Bene, una volta ultimato il progetto, questo sarà il risultato. Super soddisfatta e questa colorazione è veramente fantastica, poi con questo fondo ancora meglio. Poi c'è questa versione un po' più natalizia, se vi piacciono le colorazioni comunque a tinta unita. E nulla, queste sono le mie due clutch diamond. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se preferite le clutch in cordino oppure le preferite in fettuccia. Il kit materiali completo per poter realizzare la clutch lo trovate sul sito borgodepazzi.com, vi lascio il link qui in basso, vi lascio anche il mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito e sempre attivo. Io al momento non l'ho foderata come avrete notato, ma se volete foderarla vi consiglio di farlo prima di montare la chiusura perché altrimenti dopo risulta un po' scomodo. Se invece volete mettere una tracolla potete mettere dei moschettoni qui agganciati all'interno in modo che potete nasconderla nel momento in cui non volete utilizzarla a tracolla. Detto questo, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Per un supporto maggiore potete cliccare sul pulsante da app qui in basso, sarà come darmi un abbraccio virtuale ma aiuterete il canale a crescere, grazie a chi lo farà. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto molto semplice, facile e veloce. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo progetto. Ciao!